Argomento del video di oggi: Yamaha MT-09 SP 2024. Questa volta parto dal prezzo, 13.099 euro, una cifra che piazza la MT-09 SP 2024 in una posizione di assoluto rilievo nel segmento di appartenenza, soprattutto se consideriamo la dotazione che è in grado di offrire, di serie. Sì, naked. La definizione nel caso della nuova MT-09 SP è più che mai azzeccata perché nei 10 anni di carriera la 09 ha completato il percorso di trasformazione da roadster a naked vera e propria. A confermarlo è soprattutto la nuova posizione di guida, che abbandona un po' quella postura ibrida tra motard e fighter tipica delle precedenti versioni a favore della seconda. Le pedane sono più alte di 1 centimetro, più arretrate di oltre 3 centimetri. Il manubrio è più basso, tutto per andare a caricare maggiormente l'avantreno, per avere più feeling sull'anteriore, quindi per una guida più sportiva, feeling sull'anteriore che mi era sempre un po' mancato sulle precedenti versioni e che sono curioso di verificare su questa moto. Insomma, sulla nuova MT-09 cambia la posizione di guida e cambia anche l'attitudine, ora più in linea con il carattere del CP3, motore che mi viene da definire impetuoso. Nessuna variazione rispetto alla precedente edizione, l'Euro 5 Più non ha fatto male al 3 cilindri Yamaha da 890 cm3, ancora annunciato per 119 cavalli e 93 Nm di coppia. La novità principale sta nell'elettronica. Smart Key a parte, perché l'SP ha l'avviamento keyless, qui i controlli ci sono davvero tutti, IMU compresa. 4 livelli di erogazione del motore, 3 livelli di controllo di trazione, controllo dell'imbardata, dell'impennata e ora anche del freno motore. Sono 5 le mappature motore disponibili: Rain, Street, Sport, più 2, Custom 1 e Custom 2 completamente personalizzabili. La SP, a differenza dell'MT-09 standard, mette a disposizione anche una schermata track con i tempi sul giro, che apre però la possibilità di avere altre 4 mappature track, anche esse completamente personalizzabili, e di disattivare l'ABS sull'asse posteriore. Insomma, un bouquet elettronico davvero di tutto rispetto e soprattutto offerto completamente di serie. Ovviamente la parte più interessante della SP è la ciclistica. Va sottolineato che nei 13.099 euro telaie e forcelloni in alluminio già noti si abbinano a sospensioni di livello con la forcella Kayaba pluriregolabile che sfrutta steli con riporto superficiale DLC e mono Öhlins con regolazione remota del precarico. Inoltre, già dal 2021, la MT-09 adotta ruote realizzate con la tecnologia SpinForge che consente di risparmiare peso. E adesso andiamo a provarla. Eccoci a bordo della Yamaha MT-09 SP 2024, vediamo un po' cosa ci si trova davanti quando si sale in sella alla nuova Naked Divata. Devo dire che a livello di impatto visivo, insomma, tutto è ben fatto, tutto quello che c'è sotto gli occhi è davvero ben realizzato. Ci sono anche queste due piccole griglie che sono quelle che Yamaha ha studiato per far arrivare il rumore di aspirazione alle orecchie di chi guida. Blocchetti tutti nuovi, interessanti, curioso anche il nuovo comando delle frecce, che non ha più il cursorino centrale che vai a destra e a sinistra, ma ha 2 pulsanti che attivano e disattivano la freccia premendo lo stesso pulsante. Cosa vuol dire? Che se devo andare a destra premo di qua, attivo la freccia, ripremo, la spengo, la stesso per la sinistra e la spengo. Bisogna farci un attimo la mano, perché come sempre quando cambiamo i comandi poi insomma ci vuole un attimino per prendere la mano. Bene il cruise control, tutto si gestisce con il semimanubrio di sinistra, che ha un piccolo joystick a 5 vie, cioè le 4 direzioni più l'enter più il pulsante home e di ritorno. A destra staccamassa e pulsante mode, che consente di cambiare le mappature solo a gas chiuso nelle 4 mappature disponibili, anzi 5: Rain, Street, Sport, Custom 2 e Custom 1. Come potete vedere, se io tengo premuto a lungo il tasto mode si entra nella personalizzazione delle mappature, poi con il piccolo joystick si può andare a calibrare le mappature. Le 3 iperimpostate non sono calibrabili, mentre Custom 1 e Custom 2 ovviamente si può andare a regolarsi, controllo di trazione su 3 livelli, erogazione del motore su 4 livelli, Power 1, 2, 3, 4, la Power 4 è la più, diciamo, sgonfia, la Power 1 la più aggressiva, slide control, leaf control e engine brake. Come potete vedere, l'engine brake non si modifica, vedete che io cambiando mappatura scorrono
le 4 mappature, ma l'engine brake è trasversale alle mappature, quindi andando nella custom 2 io posso andare nell'engine brake, modificare l'engine brake, ma poi l'engine brake rimane sempre quello che io ho inserito, cambiando anche qualsiasi mappatura. Questo per essere chiaro. Ripremendo a lungo si ritorna alla schermata iniziale, ci sono tante schermate da poter, tanti temi, alcuni belli, alcuni meno, tipo questo. Aspettate che adesso, questo che è quello che onestamente mi piace di più, e poi ce ne sono altri insomma che si possono scegliere. La mappatura track, come vedete, attiva la schermata track che oltre a darvi tempi sul giro vi mostra sempre tutte le varie opzioni di potenza, freno motore, controllo di trazione, e qui si possono cambiare tutte le varie applicazioni. Tipico di ogni Yamaha è anche il fatto che i 3 spazi qua sotto poi siano completamente personalizzabili con le informazioni che voi volete. Devo dire che la strumentazione secondo me è azzeccata. Funzione molto interessante, connettività col telefono, non solo per gestire messaggi o chiamate, ma anche per gestire la navigazione. Ovviamente adesso io ho già collegato il telefono tramite l'applicazione Yamaha My Ride, ma anche sfruttando l'applicazione Garmin Street Cross potete vedere che si può navigare passo passo, si può navigare o con la mappa addirittura, oppure andare a impostarsi la navigazione in modo diverso, cambiando la vista e navigando passo passo, quindi con le indicazioni. Da questo punto di vista io non sono uno che sfrutta molto questo tipo di applicazioni, però devo dire che l'ho usata parecchio questa volta e soprattutto è utile perché mostra anche gli autovelox, che quindi sulle strade che conosciamo va bene, sappiamo dove sono, ma quando non sappiamo la strada che stiamo percorrendo può essere un aiuto per prendere qualche multa in meno. Come potete vedere le informazioni principali restano comunque attive, indicatore di livello carburante, velocità, marcia inserita, mappatura inserita, però c'è il navigatore che devo dire è anche molto ben funzionale. Da questo punto di vista brava Yamaha, promosso il display. Eccoci qua, prova finita, o meglio non ancora finita, perché da qui dove siamo sui Monti Lessini a tornare a casa c'è ancora un bel pezzo da fare, ma siccome tra ieri sera e oggi mi sono già sparato 400 km, possiamo già trarre le conclusioni sulla MT-09 SP, moto che insomma per me non è che sia stata una rivelazione, perché le performance del motore della MT-09 le conosco bene, però ci sono dei passi avanti che secondo me sono degni di nota e vanno assolutamente segnalati. Parto un attimo dall'ergonomia, che è la prima cosa, e secondo me è questo forse il passo avanti maggiore fatto dalla MT-09 SP. Posizionamento pedane più indietro e più rialzate e manubri più basso hanno completamente cambiato l'attitudine di guida di questa moto, che devo dire la verità, a me piace davvero molto di più rispetto a prima. Siamo sempre su una moto comoda, non è troppo caricata sui polsi, ci sta in sella tante ore, però quando cominci a guidare in modo attivo finalmente, mi viene da dire, la MT-09 SP ti segue, e anche quando guidi diciamo in modalità hanging off, come dicono gli inglesi, quindi sporgendoti un po' col busto, non sei mai fuori luogo con questa nuova triangolazione che a me piace. Io sto usando le pedane in posizione bassa, quindi l'angolazione della gamba per me è più che adeguata, non ci sono problemi di luce a terra, si possono alzare ancora di uno step, però dovete, insomma, se siete più alti di me, secondo me è una posizione che vi farà stare con un ginocchio un pochino più piegato di quello che magari vi piacerebbe. Però potete provare le due posizioni e cercate di capire quale sia quella che vi piace di più. Leve entrambe regolabili, frizione morbidissima, quindi la posizione di guida promossa secondo me. Qualcosina da migliorare? Sì, secondo me sì, la sella, perché non è una sella super stancante, lo schiumato nella parte posteriore è anche abbastanza consistente, bello morbido, ma la sella tende a spingerti un pochino in avanti. Ieri ho fatto tante ore di guida e
alla fine nella zona qui vicino al serbatoio l'imbottitura diventa sottile, senti alla lunga lo scafo sotto e quindi risulta un pochino stancante. Questa è la parte che l'unica parte che io cambierei a livello ergonomico. Passiamo al motore, non ci sono novità, ovviamente il 3 cilindri CP3 è davvero una bomba, è un motore che io chiamo sempre in presa, ce l'hai sempre nel gas, c'hai sempre il gas pronto, la risposta è sempre perfetta, una schiena veramente pazzesca, è sempre stato il punto di forza della moto, lo è ancora. Mi piacciono le nuove calibrazioni delle mappature, perché non ho mai apprezzato delle Yamaha le risposte troppo aggressive del gas, soprattutto quando andavi in power mode 1, 2, cioè usavi i power mode più aggressivi. Devo dire che qui ce ne sono 4, li ho provati tutti e 4, anche il power mode 1, quello abbinato alla mappatura sport, a me piace, non c'è troppo on off, anzi quasi non c'è per niente, la gestione del freno motore è molto buona, sia nella configurazione più libera sia nella configurazione un pochino più tenuta, quindi la gestione del gas anche quando vai piano è ottima, l'hai sempre lì, non hai on off, e quindi da questo punto di vista qua il lavoro è stato valido. La street mi piace, è quella forse più lineare, più one to one, perché la sport tende a darti un pochino di più quando vai a prendere al primo tocco del gas, diciamo così. Poi la mappatura 3 e 4, che sono quelle abbinabili alle mappe custom o alla mappa rain per esempio, sono davvero molto molto saturate, quindi quando vai nel traffico possono andare bene, quando guidi un po' veloce o street o sport, quindi power mode o 2 o 1. Controlli di alto livello, l'anti-wheelie funziona bene, ti tiene la moto su, non te la fa alzare troppo, però ti consente di fare anche qualche piccola impennatina se vuoi fare un po' di stunt, e quindi il motore è buono. Cambio, mi è piaciuto, sia quando lo usi con la frizione, che comunque è molto morbida, sia quando lo usi col quick shifter, che ha sempre il tempo di taglio corretto, sia quando tiri sia quando vai piano, non hai mai un momento in cui vorresti un taglio più veloce o un pochino più rilassato, quindi da questo punto di vista qua Yamaha, devo dire, ha fatto davvero un ottimo lavoro, ha raffinato quel pacchetto che era quello dell'MT-09, che già era di buon livello, e adesso con la versione 2024 secondo me è arrivato a completa maturazione. Per tornare un po' all'ergonomia, che mi ero dimenticato un paio di dettagli, devo dire la sella è anche non così lunga, quando arretri un po', quando ti metti a guidare un po' sportivamente, arrivi a toccare abbastanza in fretta contro il sellino del passeggero. Blocchetti invece molto buoni, bella l'estetica ma molto funzionale, il joystick funziona molto bene, tutti coi click si sentono bene, il comando delle frecce è un po' particolare, ci ho dovuto fare un po' la mano perché a volte quando inserivo la freccia a sinistra la spegnevo schiacciando la freccia a destra, insomma bisogna farci un attimino a mano. È chiaro che noi cambiamo moto tutti i giorni, quando la moto diventa la tua impari abbastanza velocemente. E chiudo anche con il cruise control che funziona bene, uscita con l'extra corsa molto valida, e anche quando riattacca è molto morbido, quindi da questo punto di vista qua molto molto bene. A livello di comfort segnalo anche le vibrazioni, che sono non così male, e la Yamaha MT-09 SP è messa bene a livello di vibrazioni su sella e manubrio. Sulle pedane il motore si fa sentire, soprattutto se il motore supera i 6.000 giri, dopodiché diventano abbastanza importanti. Però è anche vero che i 6.000 giri si superano non così spesso, perché questo motore ha talmente tanto tiro sotto che difficilmente ti viene voglia di tirare le marce di più, per cui da quel punto di vista lì bene. Comunque ripeto, le pedane sono la parte che vibra di più, e oltre 6.000 giri magari in autostrada quando andate veloce un pochino si fa sentire. Gestione del calore invece è buona, oggi giravamo con 36 gradi e la moto scalda sì, come tutte le moto, ma è una cosa super sopportabile. Io sono con i jeans, una situazione che è molto delicata quando si parla di calore, ma non ci sono picchi di calore da nessuna parte. Ovviamente sopra i 35 gradi in moto, ragazzi, si soffre ovunque. Parlando poi di protezione aerodinamica, se cercate il peggior nemico della MT-09, questa è l'autostrada di sicuro. Più che di protezione dall'aria, qui si parla di esposizione all'aria, perché di protezione ce n'è davvero niente. Busto, casco, spalle, tutto molto molto esposto, per cui diciamo che se dovete farvi un pezzo di autostrada dovete essere propensi a soffrire, però diciamo che non è una cosa prioritaria quando si acquista una moto di questo tipo. E anche parlando di sospensioni, l'assetto è abbastanza rigido, poi ci torniamo, ma soprattutto sono le alte velocità di lavoro delle sospensioni, intendo. Quando prendi le buche un po' secche, complici le gomme,
però la prima parte fanno un po' muro le sospensioni, quindi ti rimandano dei colpi secchi sul fondo schiena. Insieme alla sella che non è morbidissima, insomma il comfort è quello di una vera sportiva, vogliamo dirla così? Diciamola così. Passiamo alla ciclistica e qui ragazzi c'è parecchio da dire, perché è vero che il pacchetto è rimasto sostanzialmente invariato. Se andiamo a guardare la tecnica, no, della MT-09 SP, c'è l'ammortizzatore Öhlins, c'è la forcella Kayaba con riporto DLC, equipaggiamento di alto livello, pinza e stilema, quindi diciamo è un po' il pacchetto che conoscevamo già, ma il cambio di posizione di guida ha cambiato tutto sulla moto, l'attitudine, come ti restituisce il feeling sull'avantreno, soprattutto perché al posto dell'S22 sono arrivate le S23 che hanno un anteriore che ha molta più presenza sull'avantreno quando vai a inserire la moto in curva, gomme dalla carcassa molto rigida che ti restituiscono tanto kickback quando prendi tante buchette una dietro l'altra, e con cui se le usi a pressione stradale senti parecchio le buchette. Non lo faccio mai, ma in questo caso sono sceso di qualche decimo di bar sulle gomme per avere un filo più di comfort e un pochino più di impronta a terra. Però l'anteriore dell'S23 abbinato all'MT-09 SP mi è piaciuto veramente tanto. Dicevo che ovviamente lo spostamento dei pesi, quindi il carico più spostato sull'anteriore, ti restituisca un feedback completamente diverso sulla ruota anteriore, quindi da moto un po' seduta, super agile sicuramente, ma che quando andavi a spingere ti mancava un pochino di impronta a terra dall'anteriore, quindi chi amava gli avantreni un pochino più granitici, diciamo, si trovava un filino spiazzato, un po' fuori luogo, si è trasformato in una naked vera e propria. Siamo sempre belli seduti, belli comodi, come dicevo prima, ma quando spingi l'anteriore adesso lo senti bene, e quindi è diventata una moto molto più sportiva, molto più naked, piuttosto che una roadster per fare delle grandissime impennate, e però ripeto con un avantreno un po' leggero. Questo mi è piaciuto molto. Ho trovato all'inizio un assetto un pochino sbilanciato comunque tra anteriore e posteriore, nel senso che l'anteriore è molto sostenuto, la forcella lavora bene, parte anche bene, ma quando vai a frenare o comunque quando devi inserire in curva tendeva a scendere secondo me un pochino poco, più che altro era un po' seduto il posteriore, un po' morbido di assetto. Sono intervenuto col pomello, 4 giri, quindi 4 giri di precarico di pomello in più, ho rialzato un po' il posteriore e parallelamente ho aperto un pochino la compressione della forcella, ribilanciando un po' la moto, che adesso funziona in modo più omogeneo tra anteriore e posteriore. È cambiato un bel po', perché andando a caricare ancora di più l'anteriore, la moto ha guadagnato efficacia in ingresso curva, hai feedback sempre quando vai a inserire molli freni, non tende a cadere come faceva l'MT-09 precedente con le S22, molto più omogeneo l'ingresso in curva e ti senti veramente l'anteriore in mano. Da questo punto di vista qua giustifico l'acquisto della MT-09 SP rispetto alla standard, perché veramente hai tanto agio per poter fare tante cose sulle sospensioni. Dietro secondo me resta ancora un pochino sfrenata la moto, sia in compressione sia in estensione, ma era una cosa da poco, quindi non sono andato a intervenire sui registri, che peraltro hanno tantissimo margine di intervento. Siamo a metà della scala sia per la compressione sia per l'estensione. Qui vi metto una tabella più o meno per capire dove eravamo e dove sono andato io dopo essere intervenuto sui registri. Però devo dire, ribilanciando la moto così ho trovato un bel attrezzo per potersi divertire tra le curve. Veramente mi è piaciuta veramente tanto. Freni davvero di alto livello, l'anteriore bellissimo. Comunque ragazzi, mi dispiace dirlo, anzi anche no, perché sono orgoglioso, perché comunque Brembo è un marchio italiano. Quando monti pompa e pinza Brembo c'è proprio un altro sport. Punto di pressione fantastico, regolazione della leva perfetta, modulabilità del freno eccezionali. Da questo punto di vista qua l'anteriore con la stilema, con la pompa radiale, davvero marca il territorio rispetto anche alla concorrenza. Posteriore molto buono, è tutto Nissin in questo caso, quindi qui abbiamo un mix di impianto, però gestisce bene, entra bene, riesce a gestire benissimo la percorrenza, non è mai fuori luogo, punto di pressione nel posto giusto. Quindi dal punto di vista dei freni Yamaha MT-09 SP promossa davvero a pieni voti. E ragazzi, un bel prodotto, un prodotto con cui io mi sono veramente divertito. Ho fatto un sacco di curve in questi giorni, me le sono andate a cercare proprio perché volevo capire se il passo avanti fatto da questa nuova posizione avesse posizionato in modo diverso l'MT-09 SP. La risposta è sì, è diventata un po' più naked, un po' meno fan bike. Resta comunque
tra le moto più agili del segmento? Sicuramente sì, se mai ci sarà una comparativa ci lavoreremo, cercheremo di farla. Sono sicuro che a livello di agilità, misto stretto, misto veloce, questa moto prenderà i voti più alti, perché da quel punto di vista qui non ha perso la sua caratteristica spiccata di agilità, ma con un avantreno che adesso ti parla davvero molto di più. Ultima cosa, connettività al telefono si fa in modo molto facile e io il navigatore sul cruscotto l'ho utilizzato molto volentieri perché mi è servito davvero tanto. Vedi le chiamate, gestisci tutto dal blocchetto, davvero molto comodo, tutto gratuito con la mappa, con l'applicazione Garmin per navigare, quindi davvero da questo punto di vista qua mi piace. Io più o meno è tutto quello che mi sono segnato sulla moto, sull'MT-09 SP in questo giorno e mezzo fino ad oggi, ma poi tornerò anche a casa, quindi avrò altri chilometri da fare. Se avete qualcosa da chiedere qua sotto nei commenti, innanzitutto poi ricordatevi di iscrivervi al canale perché siamo vicini ai 100.000, ci vogliamo arrivare in fretta. Sto anche pensando di fare una festa quando arriveremo a 100.000, quindi dateci una mano, dai, che così ci vediamo tutti alla festa di Red dei 100.000 iscritti. E se avete delle domande da farmi qua sotto, come sapete io rispondo sempre a tutti e noi ci vediamo alla prossima prova e al prossimo video.